Ciao a tutti e benvenuti. Allora, oggi parliamo di un verbo che, usiamo praticamente sempre. Andare. Sembra semplice, no? Io vado, tu vai, ma vi assicuro che dietro questa apparente semplicità si nasconde un mondo. Andare è uno di quei verbi che definisce davvero la lingua italiana. Quindi, che ne dite? Partiamo insieme per questo piccolo viaggio alla sua scoperta? Vedremo che è molto, ma molto di più di un semplice movimento. Diamo un'occhiata alla nostra tabella di marcia. Inizieremo dalle basi, dalla sua carta d'identità. Poi vedremo come si comporta nel presente e faremo un salto nel passato e nel futuro. E per finire, la parte più divertente, scopriremo i suoi superpoteri, cioè tutti quegli usi particolari che rendono l'italiano una lingua così ricca. Ok, partiamo dal principio, l'essenziale, perché prima ancora di iniziare a coniugarlo è fondamentale capire chi è andare. È qui, nella sua grammatica di base, che si nascondono i segreti per usarlo sempre nel modo giusto. Ecco qui, questa è la sua carta d'identità. Certo, indica movimento, lo sappiamo tutti, ma le tre parole chiave qui sono tutto il resto. Primo, irregolare. Significa che fa un po' di testa sua, non segue le regole comuni. Secondo, intransitivo. È una parola un po' tecnica, ma vuol dire semplicemente che l'azione non passa su un oggetto, non si può andare la palla, per capirci. E infine, la cosa forse più importante, usa l'ausiliare essere. Teniamolo bene a mente perché quando parleremo del passato, questo dettaglio cambierà proprio tutto. Pensiamo a queste forme come se fossero i nostri mattoncini Lego. L'infinito, andare, è il pezzo base. Il participio passato, andato, è cruciale per costruire tutti i tempi composti, come il passato. E il gerundio, andando, ci serve a descrivere un'azione proprio mentre si sta svolgendo. Insomma, con questi tre pezzi si può costruire quasi tutto. E ora entriamo nel vivo, la coniugazione del presente. È qui che andare ci mostra il suo lato più, ribelle. Può sembrare un po' strano all'inizio, ma una volta capito il meccanismo, vedrete che è impossibile da dimenticare. Parliamo quindi dell'indicativo presente. Questo è il tempo del qui e ora. Lo usiamo in continuazione per descrivere quello che facciamo ogni giorno, le nostre abitudini, le certezze. È il vero cuore della comunicazione quotidiana. Ed eccola qua, la magia. Guardate che trasformazione incredibile. Da andare a io vado sembra un verbo completamente diverso. E infatti vado, vai, va e vanno hanno una radice tutta loro, che arriva da un altro verbo latino. Solo noi andiamo e voi andate ci ricordano un po' da dove siamo partiti. Questo è il suo grande segreto, tutto qui. Mettiamolo subito in pratica con una frase semplicissima. Vado a scuola a piedi. Perfetto, no? Quel vado descrive un'abitudine, un'azione di tutti i giorni, semplice e diretto. Bene, il presente è nostro. Adesso pronti a viaggiare nel tempo? Perché nella prossima parte vedremo come andare ci permette di raccontare quello che è già successo ed immaginare quello che deve ancora accadere. Prima fermata, il passato. Per parlare di azioni concluse, di eventi che hanno avuto un inizio e una fine, la scelta quasi sempre ricade sul passato prossimo. Qualsiasi cosa successa ieri, la settimana scorsa, questo è il tempo che ci serve. Ed ecco che torna in gioco l'ausiliare essere. La formula è semplice, presente di essere più il participio andato. Ma attenzione, c'è una regola d'oro. Dato che usiamo essere, il participio deve sempre andare d'accordo con il soggetto. Mi spiego meglio. Un uomo dirà sono andato o una donna sono andata a, un gruppo di uomini siamo andati i e un gruppo di donne siamo andate e. Questo accordo è assolutamente fondamentale. Guardate questo esempio. Ieri sono andato al cinema. L'azione è conclusa, è successa ieri. E quel andato con la O ci fa capire subito che a parlare è un soggetto maschile. Tutto torna. Ok, dal passato facciamo un bel salto in avanti. Se si vuole parlare di progetti, di intenzioni o anche solo di previsioni, ci serve il futuro semplice. È il tempo che guarda dritto all'orizzonte. E qui una buona notizia, il futuro è molto più regolare e prevedibile del presente. La radice è sempre and e da lì si aggiungono le desinenze che seguono uno schema logico. Andrò, andrai, andrà. Decisamente più facile da memorizzare, no? Per esempio, andrò in vacanza a luglio. Ecco, questa non è una semplice speranza, è un piano ben definito. L'uso del futuro qui comunica un'intenzione chiara, un progetto.
Benissimo, adesso secondo me arriviamo alla parte più affascinante, perché andare non serve solo per spostarsi da un punto A a un punto B. No, ora scopriremo come si trasforma per prendere significati completamente nuovi, metaforici, mostrando la vera creatività della lingua italiana. Guardate questo confronto. A sinistra un movimento fisico, letterale, vado a comprare il pane. Chiaro. A destra invece i biglietti sono andati a ruba. Cosa significa? Che sono finiti subito. I biglietti non si sono mossi, ma il verbo andare descrive alla perfezione l'idea che siano stati venduti tutti molto in fretta. E questa è la sua incredibile flessibilità. Ed ecco alcuni potenziamenti del nostro verbo. Andare d'accordo, cioè avere un buon rapporto. Andare in pensione, che è un traguardo importante. Andare bene o male, come è andato l'esame, è andato bene. E poi andarsene, che è come dire andare via, ma con una sfumatura un po' più decisa. Ottimo, ora abbiamo tutti i pezzi del nostro puzzle. Nell'ultima parte li mettiamo insieme. Vediamo qualche frase reale per capire come le diverse forme di andare funzionano nella vita di tutti i giorni. Partiamo da questa. Se vuoi, andiamo insieme. Qui c'è il presente. Andiamo. Ma non è solo grammatica. Questa è un'offerta, un invito amichevole fatto nel qui e ora. E questa? L'esame è andato bene. Ecco qui, andato non indica un movimento. L'esame non si è spostato. È proprio il nostro uso idiomatico al passato prossimo, perfetto per descrivere il risultato positivo di qualcosa. Qui guardiamo al domani. Andranno a vivere all'estero. Il futuro semplice. Andranno ci sta parlando di un grande progetto, un cambiamento di vita che deve ancora accadere. E per finire un esempio molto interessante. Andavano sempre al parco da bambini. Attenzione, questa forma, andavano, appartiene all'imperfetto. Non l'abbiamo approfondito, ma è un tempo passato che serve proprio a questo, a descrivere le abitudini, le azioni ripetute, è il tempo dei ricordi, della nostalgia. Ed eccoci arrivati alla fine. Abbiamo visto che andare è molto più di un verbo di movimento. È un verbo che parla di tempo, di cambiamenti, di progetti, di come stanno le cose. E allora la domanda che ci lascia è proprio questa. Adesso che andare non ha più segreti, qual è la prossima destinazione? Magari in un viaggio, nello studio o semplicemente nella vita?